Ciao, sono Fabrizio Dalisera, questo è un altro video della serie Zen and the Art of Sound, quindi lo Zen e l'arte del suono, degli studi che personalmente faccio sul suono, che ho chiamato così perché sono degli studi quasi da meditazione, adatti al sassofono ma anche ad altri strumenti a fiato come ad esempio potrebbe essere il clarinetto. E comunque ne parliamo tra poco, intanto sigla. Benvenuto sul mio canale YouTube, in questo video parleremo del suono, ma prima una cosa importante. Se è la prima volta che capiti su questo canale, voglio dirti che ogni settimana carico un nuovo video che riguarda il mondo del sax e del jazz, quindi gli argomenti possono essere diversi, non so, dischi che sto ascoltando, modi di studiare, modi di pensare l'armonia, trascrizioni di soli dei maestri del nostro strumento, ma anche di pianisti, di trombettisti. Quindi se hai la passione per il sax e per il jazz ti consiglio di seguire questo canale e se vuoi supportarmi puoi farlo iscrivendoti. In questo modo a te non costa nulla, a me puoi dare un buon aiuto ed inoltre sarai sempre aggiornato sui prossimi video. Allora, andiamo dritti al punto. In questo video voglio parlare un po' del suono ed in particolare di un aspetto che credo sia spesso sottovalutato, cioè il famoso, anzi direi famigerato, eh, Do Re o Do diesis Re. Sto parlando del Re centrale, cioè il Re al quarto rigo per intenderci. Perché? Perché questa nota, qual è la particolarità? È la prima nota della seconda ottava dello strumento, è la prima nota con il portavoce, quindi con questo tasto che noi azioniamo per suonare le ottave nel sassofono. C'è proprio un problema da un punto di vista fisico, infatti questa nota non a caso riguardo a tutti i sassofoni, ma anche riguardo al clarinetto, lì il problema è la Si o la diesis Si, ma è comunque la transizione dalla prima ottava alla seconda ottava. Cioè la prima nota della seconda ottava suona, diciamo così, afona e anche un po', passatemi questo termine, intubata, nel senso che ha un timbro anche più scuro, ma non in senso positivo, in senso di meno risonante, meno vibrante, meno ricco, ecco per dirla in parole povere, rispetto al Do o al Do diesis della prima ottava. Ovviamente però questo non significa che debba suonare così, siete voi sassofonisti a far suonare lo strumento, questo ricordatevelo sempre, eh. Sembra una cosa di poco conto, ma è veramente importante. Pensate ad una vocale aperta sul Re. Ah, ah, e pensate a tirar su la zona dietro del palato, come se stesse per sbadigliare. Ecco, in questo modo si alza la zona del palato molle, che è quella che crea molta cassa di risonanza nel suono. E provate a sentire come suona il Re in questo modo. Adesso farò Do, Re. Sentite il suono come uniforme nel timbro, come uniforme nel volume. Sentite invece adesso quanto è brutto. Sentite, è brutto, è carente nell'intonazione. Perché? Perché
sto chiudendo, non sto aprendo. Tra l'altro credo che veramente una delle, come si può dire, delle ricette migliori, passatemi questo termine, per ottenere un buon suono, sembra banale, ma non lo è essere rilassati nello strumento, essere rilassati e anche rilassati in questa zona qui, nella zona della laringe. Provate a fare questa cosa, suonate il re e poi aprite la chiave palmare del re. Sentirete che il suono un po' si stappa. Sentite una leggera differenza? Perché? Perché in questo modo faremo uscire l'aria da qui e quindi la nota sarà molto più sonora e sarà molto più simile a come dovrà suonare il nostro do re. Allora adesso vi suono apposta male il re e vi farò sentire una differenza enorme fra la prima e l'altra. Avete sentito adesso? Sentite invece adesso. Avete sentito che la differenza è molto ma molto meno rispetto a quella precedente? Perché? Perché bisogna attivare questa zona qui, la zona della laringe, quello che gli americani chiamano throat voicing, cioè apertura e chiusura della laringe. Guardate, è esattamente la stessa cosa che succede nel canto. Cioè se io faccio una nota così, o la faccio così, sentite il suono come si ingrossa e come diventa più ampio in questo modo. Avete sentito che succede? Sono un cantante pessimo, perdonatemi per questa dimostrazione. Allora dovete fare esattamente la stessa cosa, ovviamente è più difficile con il sassofono, però, cioè dovete immaginare una vocale aperta e di aprire molto la laringe e la zona del palato. Io mi ricordo quando ero piccolo mi dicevano pensa come a sbadigliare, no? Sai, quando inizi a sbadigliare, alzi questa zona del palato molle ed è questo quello che dà cassa di risonanza e armonici allo strumento. Se voi suonate con la gola stretta così e per giunta magari mordete pure con un labbro, farete un suono microscopico ed inoltre spesso su questa zona qui potrete avere anche dei problemi di intonazione. Perché? Perché il suono risulterà strozzato. Quindi non vi accontentate di prendere solamente le note, detto in termini così un po' spiccioli. L'importante è la qualità del suono. Quindi provate a fare questa cosa lenta, do re. Legato, senza rimettere la lingua. Adesso do diesis re. E cercate di controllare l'uniformità del timbro, cioè all'inizio sarà do re do, oppure potrebbe essere do re, ok? Capite cosa voglio dire? Dovete cercare di avere un'uniformità di timbro e di volume fra i due suoni. Do diesis re. Questa cosa qui fatela molto lentamente e cercate di ascoltarvi molto, ascoltate molto il vostro suono, cercate di capire se il timbro è uniforme, se il volume è uniforme. Vi assicuro che una volta, diciamo così, stappato il re, noterete dei benefici in tutto il resto dello strumento, perché per correggere quella nota, come si può dire, quella nota critica, quella nota sfortunata, sarete costretti a farvi una serie di domande sulla laringe, sul palato, sapete, il sassofono è considerato anche uno strumento endoscopico,
Questa è una cosa affascinante, cioè molte cose di quello che suoniamo, il suono, l'intonazione, moltissime altre caratteristiche dipendono da quello che facciamo dentro di noi. Fuori non facciamo altro che spingere dei tasti, quello è il problema minore con questo tipo di strumento. Quindi fate questa cosa e fatela veramente lentamente, potete stare mezz'ora, un'ora a fare solamente il do re. Io non lo so, eh, diciamo lo facevo, capisco che molti di voi magari potrebbero trovare noioso questo tipo di studi, ma una volta che iniziate ad ascoltare il vostro suono ed a capire le caratteristiche, a capire quale nota suona più, quale nota suona meno, quale nota è afona, quale nota è più pungente, quale nota è più tonda, eccetera, e a capire come uniformarle, vedrete che avrete un sacco di benefici sul suono e dopo un po' vi darà talmente fastidio quel re centrale afono, vi deve risultare insopportabile per riuscire a correggerlo. Ok, se vi è piaciuto questo video lasciate un commento e iscrivetevi al canale per sostenere questa mia iniziativa. Ci vediamo la prossima settimana al prossimo video. Ciao!